Qual è il segreto della felicità? Cari amici, anche oggi sono a fare la mia passeggiata sulla spiaggia, come quasi tutti i giorni, però non sempre porto con me una videocamera per condividere con voi dei pensieri. Mi piace viaggiare leggero, senza zainetto, senza niente. Oggi ho voluto portare questa videocamera, ho voluto fare questo video perché ci sono troppe persone che sento dire: ho bisogno di questo per essere felice, quando avrò questo sarò allora felice, quando allora accadrà questa cosa, la condizione economica, allora sarò felice. E che la verità è che queste persone non saranno mai felici, rimanderanno per tutta la loro vita la felicità e perdono di vista la cosa veramente importante. Ora riflettiamo un attimino su questo discorso della felicità. Le persone pensano di aver bisogno di qualcosa per essere felici, però in realtà noi non diciamo io ho la felicità, noi diciamo io sono felice. Questo perché? Perché la felicità non la puoi avere. La felicità non ha niente a che vedere con l'avere, riguarda l'essere. È per questo che noi diciamo io sono felice e non diciamo io ho la felicità. Con questo non voglio dire che noi dobbiamo essere felici per 24 ore su 24. La felicità è uno stato d'animo. Voi potete essere felici immediatamente per utilizzare un'ancora emotiva, come ad esempio una musica, una canzone, un ricordo, un film divertente, un video divertente. Ci sono delle ancore emotive che suscitano subito in voi l'emozione, quello stato di felicità. Ripeto, non dovete essere felici 24 ore al giorno, perché nella vita spesso ci sono veramente delle ingiustizie e in tutti i campi ci sono delle ingiustizie gravissime, allucinanti, ci sono veramente delle ingiustizie nel mondo, ok? E a volte è anche sano arrabbiarsi, perché la rabbia alla fine non è un'emozione negativa, la rabbia a volte può essere anche positiva. Se c'è qualcosa che vi fa arrabbiare, non tenetelo dentro, perché questa cosa poi vi mangia, vi fa ammalare. Quando siete arrabbiati, tiratela fuori, espressate tutta la rabbia che avete, allenatevi, incalanatela nelle attività importanti per voi, magari vi dà proprio anche quella forza in più, quella grinta per ottenere risultati che magari non riuscireste mai a ottenere. Quindi a volte la rabbia è molto positiva. A volte, per esempio, ne so, prima di una prestazione sportiva o un altro tipo di prestazione, mi piace magari caricarmi, avere quel piccolo di briciolo di rabbia agonistica che poi ti permette veramente di fare una prestazione superiore. Quindi non siate felici 24 ore su 24, però dovete cercare di esserlo per la maggior parte del tempo. Perché se voi ci pensate, ci sono tante cose. Ora sta passando un aereo e magari non si sente molto bene, spero anche che il vento non entri nella telecamera, se no dopo andiamo sulle dune a continuare il video. Dove ero rimasto? Voi non dovete essere felici per 24 ore al giorno, però ci sono sicuramente tante cose che voi date per scontate. E sono delle cose, delle piccole cose. La felicità è dentro in quelle piccole cose. Guarda, vi racconto un aneddoto particolare che a volte mi emoziona ancora quando ci ripenso. Eravamo fuori un negozio qualche anno fa, c'era un padrone che passa con un cagnolino, era senza le gambe posteriori. Aveva costruito un carretto per questo cane lo vedevi, ma sprizzava una gioia, un'allegria, aveva una voglia di giocare, era pieno di vita, aveva una voglia di vivere dentro, impressionante, senza le gambe posteriori. A un certo punto mi ricordo che dopo aver visto questa scena, parlando, dicevo: guardate, lo vedete? Perché a volte dovete perdere le cose prima di essere felici? Voi non avete l'idea della fortuna che avete. Ci sono tante cose nella vostra vita per il quale voi dovete essere grati e essere felici, che non ve ne rendete conto, e spesso la maggior parte delle persone se ne rende conto quando le perde. Voi avete tantissime cose per cui essere felici. Ora, non confondiamo la soddisfazione con la felicità, perché è giusto a volte essere quasi sempre insoddisfatti. Ora non voglio dare il messaggio sbagliato, ma a volte quella leggera insoddisfazione è positiva, perché ti permette di crescere, ti permette di volere qualcosa di più nella vita, ok?
Quindi è anche positivo non essere soddisfatti al 100%, perché sennò poi non cresci. Però ci sono tante cose per essere felici durante la vita. Durante la giornata c'è pieno di tante cose per essere felici. È facile? All'inizio no. Dovete allenare la vostra mente, dovete potenziare la vostra mente. Io sono specializzato in potenziamento mentale, non sono uno psicologo tradizionale. Sul mio sito trovate tutte le informazioni, approfittate del materiale gratuito che ho messo a disposizione. Troverete degli esercizi per allenare il vostro cervello, sono gratuiti, scaricatelo l'ebook. Molto anche semplici, sono esercizi molto semplici da attuare che potenzieranno il vostro cervello, vi renderanno il cervello più elastico, insomma un sacco di cose. Trovate tutto nell'area delle risorse gratuite per la vostra mente. E c'è anche una masterclass che dovete assolutamente fare, come riprogrammare la vostra mente per ottenere i risultati che volete. Io tutto quello lì che ho raggiunto nella mia vita, se oggi posso veramente permettermi di non lavorare, di dedicare il tempo alle cose che voglio fare, io mi dedico alle cose che ho voglia di fare. È stato grazie alla sostituzione dei programmi mentali che avevo prima, alla riprogrammazione mentale che sono stato capace a fare. Perché la mente è il sistema di controllo della nostra vita, è il principale sistema controllo della nostra vita. Se voi non avete il controllo della vostra mente, non avete il controllo della vostra vita, non potete avere il controllo della vostra vita. Voi siete stati programmati fin dalla nascita. Ci sono dei programmi adesso che vi stanno bloccando. E quando parlo di mente non mi riferisco solo alla mente cosciente. La mente è dentro tutto il nostro corpo. Mente e cervello sono due cose ben distinte. La mente è dentro tutto il nostro corpo. Dobbiamo agire sull'inconscio, sulla mente subconscia, sul superconscio che non ne parla mai nessuno. Date un'occhiata alla masterclass, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Ma torniamo al discorso della felicità, perché se c'è una cosa che ho capito nella vita è che non è tanto importante dove andremo, cioè non è importante il risultato finale, la meta. Il segreto della vita sta nel godersi il viaggio, ogni obiettivo che voi raggiungete. Non aspettate a godere di questo risultato solo dopo che l'avete raggiunto, perché c'è tanto da godere ogni passettino, ogni giorno. Dovete godervi il viaggio, e questo è il segreto della felicità, e questo è il segreto della vita. Godere ogni singolo istante. Qui mi viene da citare anche la mia ode preferita, la ode di Orazio, del Carpe Diem, che dai tempi del liceo mi è rimasta sempre dentro. Une Quesiris, Scia Nefas, Chemico Entivi, film di Dederit. Vi invito a vederla e a capire il suo significato più profondo, che spesso è la cosa più fraintesa di tutti, che non è vivere la giornata allo sbando, senza, come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, allora devi distruggerti. No, è godere il momento, godere ogni piccolo singolo istante. È quello il segreto della felicità, della vita. Cogliere l'attimo, viverlo fino in fondo. Potete essere felici semplicemente mettendosi a sedere su una poltrona e sorseggiando una bella tazza di tè verde in foglie, ricco di catechine. Se voi guardate attentamente la vostra vita, c'è veramente tanto per il quale essere grati ed essere felici. Non date per scontato le cose che avete, non date per scontato le relazioni che avete, perché da un giorno all'altro voi potreste perdere. Quindi quando le avete, godete ogni piccolo istante, approfittate di tutto quello che avete. Ogni giorno è un regalo, e leggete la ode di Orazio, del Carpe Diem, ma fino in fondo, leggetela fino in fondo, fino a quando non capite veramente il vero significato. Però non basta capire, dovete metterlo in pratica, e lo metterete in pratica quando voi capirete che c'è tanta di quella felicità, magari a sorseggiare una piccola tazza di tè su una poltrona, che voi nemmeno ve lo immaginate, di quanto siete fortunati. Io voglio fare un esempio. Torniamo indietro, vediamo se però il vento non entra troppo nella telecamera. C'è un esercizio che io dico sempre di fare ai miei assistiti, ai miei clienti. Ho clienti molto importanti, quindi ragazzi, quello che insegno a clienti importanti potete applicarlo tutti, veramente tutti, alla portata di tutti. Sono esercizi molto semplici, funzionano per tutti. Immaginate adesso voi di avere 90 anni
e siete seduti su una poltrona a guardare il vuoto. Ok, avete 90 anni, siete fermi su questa poltrona a guardare il vuoto e cominciate a desiderare: vi piacerebbe tornare nel 2021, mi piacerebbe tornare nel 2021 e rivivere quei momenti, rivivere tutta la vita dal 2021 ad oggi. Pensate quante rimpianti potreste avere a 90 anni guardando questa parete, desiderio esaudito. Siete tornati nel 2021. Adesso però godetevi fino in fondo questa vita. Desiderio esaudito, godetevi la vita fino in fondo adesso. Avete la vostra seconda chance, non perdetela, godetevi ogni singolo istante della vostra vita, perché la vita è breve e fugace. Mentre parliamo già scorre il tempo. L'unica cosa che abbiamo è il presente, non abbiamo né il passato e non abbiamo nemmeno il futuro. L'unica cosa che abbiamo è il presente, dobbiamo impararlo a vivere il presente. Nei miei libri trovate degli esercizi di mindfulness per aumentare la vostra consapevolezza, per vivere il momento presente. Ora, partite dal materiale gratuito che ho messo a disposizione. Se vi piace, leggete i miei libri, sono molto semplici, alla portata di tutti, esercizi pratici e concreti, senza usare paroloni, cose complesse, difficili, scorrono bene, dateli un'occhiata. Se vi piace tutto, provate anche a fare i miei corsi. Ragazzi, i miei corsi, io studio la mente dal 2003, dal 2010 l'ho studiata in tutte le sue forme. Dal 2010 ho cominciato a dedicarmi all'imprenditoria, alle scienze mentali applicate al business. Ho cercato veramente di studiare la mente in tutte le sue forme. Chissà cosa capite adesso con questo bell'audio della natura. Spero che si ascolti tutto. Ho fatto veramente tantissime esperienze, per citarne una delle ultime. Dal 2019 collaboro con associazioni di salute mentale e psichiatri in Spagna e è stato veramente ho voluto fare queste esperienze veramente per crescere. Ho imparato veramente tante cose. Io tutto quello che ho imparato sulla mente io l'ho messo a disposizione nei miei corsi. Io sono specializzato in potenziamento mentale, posso veramente farvi incrementare le vostre performance sia fisiche che mentali ad ogni livello. Date un'occhiata al mio sito, no? Non voglio parlare di tutte le mie esperienze, trovate gran parte delle cose, ora non tutto, perché sennò la gente nemmeno va a leggere di tutto, però insomma trovate una bella sintesi. Se c'è qualcosa che volete portarvi a casa da questo video, cosa vi portate a casa? Sicuramente avete capito che la felicità non riguarda l'avere, ma riguarda l'essere, quindi imparate ad essere felici, perché ci sono tante cose nella vostra vita per le quali essere grati ed esprimere la vostra gratitudine, essere felici. Avete tante cose e che non le vedete perché le vedete tutti i giorni. Non date per scontato le cose che avete, perché poi quando le perdete ci rimanete molto male. Siete fortunati, anche se nel mondo è vero ci sono tantissime ingiustizie, tantissime situazioni difficili, tante persone stanno vivendo delle situazioni difficili, ma ne potete uscire solo cambiando gli schemi mentali. Perché? Perché la funzione della mente è creare la realtà dai vostri schemi mentali, trasforma le vostre credenze nella vostra realtà. Se voi non cambiate gli schemi mentali della realtà che l'hanno creata, voi non cambierete mai niente, Trovate tutto nella masterclass. Approfittate del materiale gratuito, sono sicuro che vi piacerà. Ricordate, ma se voi non cambiate niente nella vostra vita, voi otterrete i soliti risultati. Cioè è da folli sperare di ottenere risultati diversi continuando a fare le stesse cose. Ve ne rendete conto che è una cosa impossibile o no? Ora si sta alzando il vento, vado a farmi un bel bagno. Iscrivetevi al canale, scaricate il materiale gratuito che trovate nel mio sito, fate la masterclass, condividete questo video se vi fa piacere. Mi raccomando, c'è tante cose per cui essere felici nella vostra vita. Imparate a essere felici, non potete avere la felicità.
La felicità non riguarda la vita, riguarda l'essere. Imparate ad essere felici. A presto.